Amici di Battista 70 Phone, oggi vi presentiamo il primo pieghevole a libro di Motorola. Parliamo del Razr Fold, un bel pieghevole, devo dire costruito molto bene con delle cerniere veramente solide, un bel display. Da chiuso parliamo di 6 pollici e 56, da aperto 8 pollici e 1, quindi devo dire che la superficie usufruibile è veramente molta. Qui abbiamo la FIFA World Cup 26 Collection, come potete vedere il loghino della FIFA, molto particolare, anche molto, molto bello a mio modo di vedere. Il prezzo nella versione 16.512 di 2.399, sì è vero, è un prezzo impegnativo, però ribadisco che comunque la qualità costruttiva e le prestazioni in generale sono di tutto rispetto. Inoltre abbiamo anche la Moto Pen Ultra che serve per fare screenshot, prendere note, comunque c'è tutta una suite dedicata che vedrete nel proseguo del video. Per quanto riguarda la confezione, oltre alla pen c'è anche una custodia, solita manualistica, il cavo, pin per l'estrazione del carrellino della SIM. Ahimè, l'unica mancanza che troviamo un pochettino inadeguata per un prezzo del genere è l'alimentatore, perché comunque supporta fino a 80 watt e se ci fosse stata la confezione, a nostro modo di vedere sarebbe stato un plus non indifferente. Passando al design, Motorola Razr Fold si presenta subito come un prodotto importante, è grande, spesso il giusto per un foldable, pesa 243 grammi e non cerca di sembrare più discreto di quello che è. Da aperto misura 4,5 mm di spessore, mentre da chiuso arriva a 9,9 mm. Non è quindi il pieghevole più sottile in assoluto, però in mano dà una sensazione solida e ben rifinita. La versione FIFA World Cup 26 Collection aggiunge una finitura Pantone Blackened Blue, scura ma non banale, con una texture posteriore a effetto intrecciato. Inoltre il logo, dedicato ai mondiali, placcato oro, dà al prodotto un taglio più da edizione speciale. Può piacere oppure no, perché non è un telefono neutro, però almeno ha personalità. Appoggiato su un tavolo si riconosce subito e questo lo rende diverso da tanti foldable più anonimi. La cerniera trasmette una bella sensazione, l'apertura richiede il giusto sforzo, la chiusura è solida e il telefono resta stabile anche in posizione intermedia. Questo permette di usarlo in modalità tenda, semiaperto per videochiamate oppure appoggiato per foto e video. Da chiuso si usa come uno smartphone moderno grazie al display esterno da 6,6 pollici, da aperto invece cambia completamente esperienza perché il pannello interno offre molto più spazio per browser, video, documenti, foto e multitasking. La piega interna c'è e si sente al tatto, si vede di più con schermo spento o sfondi uniformi, mentre durante l'uso passa abbastanza in secondo piano. Non sparisce, però non rovina l'esperienza. Buona anche la dotazione, tasto laterale con impronta, tasto dedicato alle funzioni AI, porta USB-C 3.2, più microfoni, triplo speaker e certificazioni P48 e P49. Resta un pieghevole, quindi va trattato con attenzione, ma non dà mai l'idea di essere fragile. Il display è una delle parti migliori di questo Motorola Razr Fold. Il pannello interno è un LTPO OLED da 8,09 pollici con risoluzione 2K, formato quasi quadrato, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità dichiarata fino a 6200 nit. Nell'uso reale è uno schermo molto scenografico, le pagine web si leggono meglio, le mail hanno più spazio, le foto si modificano con più precisione e il multitasking acquista senso. Con due app affiancate si lavora bene, con tre finestre si entra in una dimensione più da mini tablet, anche se non tutte le app sono perfette su questo formato. Il display esterno invece è un LTPO OLED da 6,56 pollici con risoluzione Full HD, formato 21.9, refresh rate fino a 165 Hz e luminosità dichiarata fino a 6000 nit. La cosa positiva è che da chiuso non sembra di usare mezzo telefono, si risponde ai messaggi, si controllano notifiche, si usano mappe, social, browser e fotocamera senza aprirlo ogni volta. Questa continuità tra display esterno e interno è fondamentale, si parte da un uso rapido sul pannello frontale, poi si apre il telefono quando serve più spazio. In più c'è Moto Pen Ultra, inclusa nella confezione. Sul display interno ha molto più senso rispetto a uno smartphone classico, perché permette di scrivere, firmare, evidenziare, ritagliare e interagire con più precisione. Supporta pressione, inclinazione e palm rejection. Quindi si può appoggiare la mano sullo schermo mentre si scrive. Funziona anche sul display esterno, anche se il pannello interno resta il suo ambiente naturale. Comoda anche come telecomando per la fotocamera. Con il telefono semiaperto e appoggiato su una superficie, la penna può avviare scatti o registrazioni senza toccare lo smartphone. Il limite è che non c'è uno slot integrato, quindi va portata con sé e bisogna ricordarsi dove metterla. Però nel complesso aggiunge valore al formato pieghevole. A livello hardware troviamo Snapdragon 8 Gen 5 affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria UFS 4.1.
Non è la variante Elite e su un prodotto così costoso qualcuno avrebbe potuto aspettarsela. Detto questo, nell'uso quotidiano le prestazioni sono solide, app, multitasking, browser, social, editing leggero, video e gaming girano bene. Il telefono resta fluido anche quando si passa dal display esterno a quello interno. Il multitasking è il banco di prova più interessante, con due app affiancate e magari una finestra flottante. Motorola Razr Fold riesce a sfruttare bene lo spazio, non sembra solo uno smartphone ingrandito. Anche il gaming è piacevole, il display grande aiuta molto, mentre la GPU gestisce bene i titoli più diffusi. Non nasce come un gaming phone, quindi non ha funzioni estreme dedicate, però gioca senza problemi. La dissipazione lavora in modo convincente, il calore si sente molto nelle attività più pesanti, soprattutto nella zona del processore, però resta gestibile e non rovina l'impugnatura. Molto buona la parte audio, gli speaker con Sound by Bose e supporto Dolby Atmos offrono volume alto, voci pulite e un suono più corposo nella media. Guardare video o YouTube con il telefono aperto è piacevole. Sul fronte connettività troviamo 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, porta USB-C 3.2 e configurazione nano SIM più eSIM, quindi si può gestire anche una doppia numerazione senza problemi. La batteria è uno dei punti più forti. Motorola ha inserito una 6000 mAh con tecnologia silicio-carbonio. Una capacità importante per un foldable. Nell'uso reale si arriva a sera con una buona tranquillità. Usando un display esterno per le operazioni rapide e display interno per video, browser, multitasking e contenuti, il telefono copre bene la giornata. Se si usa spesso il pannello interno i consumi salgono, è normale, perché parliamo di uno schermo grande e luminoso, però la batteria ampia permette di aprirlo senza vivere con l'ansia della percentuale. La ricarica cablata arriva fino a 80 watt, mentre quella wireless arriva fino a 50 watt. C'è anche la ricarica wireless inversa per accessori compatibili, peccato solo per il caricatore non incluso. Sul software troviamo Android 16 con interfaccia Hello UI, ma Motorola mantiene un'esperienza vicina ad Android stock, con una grafica pulita e personalizzazione leggere. Restano le classiche gesture Motorola come il doppio movimento per la torcia, la rotazione del polso per aprire la fotocamera, schermo interattivo e schermo attento. Sul display interno arrivano le funzioni più interessanti. Lo split screen è rapido, l'app recente mostra subito il comando per dividere lo schermo e il sistema può suggerire l'apertura di due app insieme quando rivela un uso frequente. È una soluzione utile perché su un display da 8,1 pollici il multitasking non deve restare nascosto. Deve essere semplice da avviare, altrimenti si finisce per usare il telefono come un normale smartphone grande. C'è anche tutta la parte AI con tasto dedicato laterale, Moto AI, Gemini Live, Perplexity e funzioni creative come Sketch to Image. Alcune funzioni sono più utili, altre più da provare, però sul display grande e con Moto Pen Ultra acquistano più senso. Molto importante anche la promessa sugli aggiornamenti, 7 anni di aggiornamenti Android e fino a 7 anni di patch di sicurezza. Per Motorola è un passo importante, soprattutto su un prodotto premium. La fotocamera di Motorola Razr Fold è molto ambiziosa per un pieghevole. Sul retro troviamo tre sensori da 50 megapixel, principale, ultra grandangolo e teleobiettivo periscopico. La principale usa un sensore Sony Litia 828 da 50 megapixel con apertura f/1.6, autofocus avanzato e stabilizzazione ottica. È la camera più affidabile, quella che useremo più spesso. Di giorno gli scatti sono ben dettagliati, ben esposti e con colori piacevoli. Motorola ha lavorato bene anche sugli incarnati e sulla resa generale, che pare più equilibrata rispetto al passato. L'ultra grandangolo da 50 megapixel ha un campo visivo da 122 gradi, si usa bene per paesaggi, interni, foto di gruppo e macro, grazie alla funzione Macro Vision. Il teleperiscopico da 50 megapixel offre zoom ottico 3x e stabilizzazione ottica. È una focale utile per ritratti, dettagli, scatti più stretti. Inoltre Motorola propone anche uno zoom 2x dalla principale e uno zoom 6x dal tele. Lo zoom spinto fino a 100x è più una funzione da provare che una scelta da usare ogni giorno. Fino a 10x può dare risultati interessanti, mentre oltre serve molta luce e mano ferma. Il formato pieghevole aggiunge possibilità concrete, si può usare il display esterno come mirino per scattare selfie con le fotocamere posteriori, ottenendo una qualità superiore rispetto alle camere frontali. In più si può mostrare l'anteprima sul display esterno a chi viene fotografato. Per foto di gruppo, vlog e contenuti sociali è una funzione molto comoda. In notturna la principale resta la più convincente, cattura buona luce, mantiene dettaglio valido e non spinge troppo l'elaborazione. Ultra grandangolo e tele calano di più, ma restano sfruttabili nelle situazioni giuste. Lato video si arriva fino all'8K 30 fps e al 4K 60 fps, con stabilizzazione, Dolby Vision, slow motion fino al 4K 100 fps, doppia acquisizione e audio stereo. Non lo definiremmo il camera phone definitivo, però è il Motorola più convincente per le foto, soprattutto non sacrifica il comparto fotografico per inseguire il formato pieghevole. Conclusione, il Motorola Razr Fold ci ha convinto e ci è piaciuto. Sì, ribadiamo, è un prezzo alto, forse non è un prodotto adatto a tutti, ma nel complesso devo dire che ci ha veramente soddisfatto. Sì, forse non ha il processore più potente sul mercato, ma nell'uso quotidiano assolutamente
non ce ne si accorge. Ci siamo accorti però dell'autonomia, la batteria da ben 6000 mAh che ci porta a sera anche con un uso intenso, sia utilizzandolo da chiuso che da aperto. Da aperto ovviamente la superficie del display aumenta e anche i consumi aumentano, ma nel complesso devo dire che comunque l'autonomia è più che soddisfacente e anche l'utilizzo della pen a chi piace, a chi lo usa per lavoro può tornare veramente molto utile. Quindi a conti fatti, se lo trovate magari a un prezzo leggermente inferiore o avete comunque modo di provarlo, ve lo consigliamo. Con questo abbiamo concluso, un saluto da Loris e da Edo per Battista 70 Phone.